Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in Acquario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Cosa ci aspetta in questo periodo? Soprattutto dal punto di vista astrologico ci sarà maggiore indipendenza emotiva, ispirazione creativa, innovazione, idee originali, voglia di cambiamento e soprattutto aprirci alla fantasia, all'immaginazione, al pensiero libero per pianificare progetti a lungo termine, però anche per le collaborazioni e fare nuove conoscenze che possono essere stimolanti. Di contro dobbiamo fare attenzione ad alcuni blocchi, tipo quello razionale, quello della spontaneità, ci può essere tensione e rigidità mentale, freddezza emotiva, distacco, isolamento e la routine può diventare un po' noiosa, un po' pesante. E adesso procediamo con il vostro primo oracolo. Vediamo come queste energie si riflettono nel vostro percorso, quindi partiamo proprio dal 15 luglio. Trovare questa carta che ha un'energia molto forte, soprattutto riguardo un conflitto, oppure ci sono delle cose dove abbiamo dubbi, perplessità e quindi è una specie di avvertimento. Meglio procedere con cautela, con calma, magari fateci caso, c'è una difficoltà, c'è un contrasto, ci possono essere dei litigi, delle tensioni, oppure c'è qualcuno che limita la vostra azione, la vostra espressione, c'è un'influenza negativa, quindi in qualsiasi circostanza appunto questa carta chiede di fare attenzione, di essere prudenti, di non prendere immediatamente delle scelte, di soppesare bene le parole, si può socializzare, quindi abbiamo visto che si possono conoscere delle persone interessanti, però magari di valutare e di ascoltare il nostro intuito. Qualcuno può essere maggiormente adatto a noi, trovarci subito in sintonia, altri invece decisamente meno. Possiamo trovare adesso come altro passaggio nel vostro percorso la danzatrice della luna, che ha a che fare con una gioia, un festeggiamento, fare qualcosa che piace, potrebbe esserci una soddisfazione, una vittoria. Di sicuro arriva un momento di condivisione che può essere felice, oppure ci sta dicendo che magari se c'è qualcosa che non va abbiamo bisogno di sfogarci, forse anche di condividere questo momento proprio per magari o lasciarci aiutare, altrimenti può aiutarci per noi stessi a vivere meglio una certa situazione, perché questo dà spazio a qualcosa di nuovo. E quindi la cosa principale secondo me che vi vuole dire l'oracolo è che noi dobbiamo dare spazio alle cose positive, alle cose belle, quindi meglio sfogarci, meglio lasciare andare un qualcosa che non va e così facciamo spazio a queste cose belle. L'altro messaggio arriva dal figlio delle stelle, dove il messaggio principale è quello di essere difesi, di essere protetti e assistiti da un potere superiore. Quindi noi dobbiamo sapere che c'è un angelo, una persona che non c'è più, o uno spirito guida, qualcuno è con noi, ci protegge, ci sostiene nei momenti difficili e ci infonde fiducia e anche diciamo, aiuto e sostegno in senso generico. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Ovviamente questa può anche riferirsi ad aiuti un po' più pratici, però come dicevo ha a che fare
un po' di più con qualcuno che da lassù ci può dare sia fiducia sia protezione. Il messaggio dall'oracolo dello sciamano arriva, il primo messaggio, dalla carta il corvo, e questa si riferisce alla verità, cioè al riconoscere ciò che è autentico, di essere fedeli a se stessi, di cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e ciò che si fa. Riconoscere anche ed evitare soprattutto le illusioni, quindi di essere onesti, ma di pretendere anche che gli altri siano onesti nei vostri confronti. Ecco perché il primo appunto di questa carta è proprio la verità che è liberatoria, la verità che è chiarezza, che è sincerità, che è onestà, non solo nei nostri confronti, ma anche negli altri. E poi ci parla anche di impegno in un'azione o di mantenere la parola e evitare insomma tutte quelle cose che magari non funzionano, evitare la paura o l'abitudine che ci intrappola. Come abbiamo visto, questo è un periodo che a livello generale può portare un po' di pesantezza, un po' senso di costrizione nella solita routine, nelle solite cose. Il guerriero luminoso ci parla di anche questo, quindi vuol dire che è un concetto che qualcuno lassù vuole che sia ben chiaro per voi, quindi messaggio di sincerità e di verità, e in questo caso sta dicendo che ci dobbiamo focalizzare sulla nostra forza, sulla nostra saggezza, di non agire, di non comunicare con rabbia o altri sentimenti che sono distruttivi, non sono assolutamente costruttivi, perché abbiamo bisogno di accordo, di forse obiettivi comuni, di migliorare alcune relazioni e quindi cercare un'intesa che sia condivisa, oppure di avere un ruolo attivo nelle decisioni e nei progetti, soprattutto se noi siamo una guida e un punto di riferimento per qualcuno. E poi ha anche a che fare con le competenze e le capacità necessarie. Abbiamo bisogno di sperimentare, abbiamo bisogno di collaborazione, abbiamo bisogno anche di attivare le nostre responsabilità. E poi infine troviamo la carta il cerchio, che si riferisce alla connessione con il nostro spirito, forse con la natura, con l'universo, e vivere con presenza e profondità le nostre esperienze, quelle vere, e creare anche relazioni sincere. Come vedete risuona spesso questo messaggio e questa motivazione che vi spinge a danzare, a fluire. Infatti abbiamo trovato la danzatrice della luna, anche questa si riferisce proprio a una danza nel flusso, negli eventi, nel presente, nel vivere con verità, con sincerità e onestà. Quindi ci permette di magari anche attivare quell'energia che ci può essere utile per affrontare le nostre sfide e possibili rinnovamenti, magari anche rigenerazione per un nostro cammino che sia molto più positivo e costruttivo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, mi auguro una buona luna, ciao!